Ciao amici e amiche del segno della Vergine, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 27 aprile al 3 maggio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona. Se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e il link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a scoprire come andrà la vostra settimana, quindi le energie principali, poi vedremo i segni da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. La prima carta è il cuore, riguarda l'amore, riguarda la passione, l'amicizia. Ovviamente io intendo amore in senso lato, è vero quello sentimentale, ma può riguardare la famiglia, l'amicizia, le persone più strette, anche noi stessi, riguardo un progetto, un'idea e prenderci cura di quell'idea, di quel progetto in particolare. Questa posizione probabilmente è abbastanza legata alle questioni strettamente personali, anche a una persona, però vedremo meglio nel corso della lettura. Quindi vuol dire che già c'è e ci sono delle belle emozioni, delle situazioni che possono andare a migliorare o a intensificare qualcosa, però dobbiamo direzionarle nel modo giusto, nel modo corretto. Infatti troviamo non a caso la carta della scelta, il sentiero, cioè della decisione, della valutazione delle alternative, di sciogliere quei dubbi e soprattutto magari se abbiamo paura di commettere degli errori, delle imprudenze o se stiamo vivendo delle situazioni complesse, a maggior ragione è meglio fermarsi un attimino, fare il punto della situazione e cercare di capire che direzione prendere. Questo potrebbe proprio essere il momento giusto, da un lato per riflettere attentamente, e lo sottolineo, quindi è il momento di non prendere delle decisioni azzardate. La luna fa riferimento alle nostre intuizioni, ai desideri, ai sogni che abbiamo dentro, di noi. Quindi proprio per evitare magari di intraprendere un percorso o troppo tortuoso o perché al momento non fa il caso nostro o comunque potrebbero esserci delle complicazioni, ecco meglio fermarci un attimino e fare un'analisi. Ma adesso i segni zodiacali da attenzionare particolarmente sono quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, e abbiamo anche un po' quelli di aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. Adesso vediamo proprio come queste energie si riflettono nei vari ambiti. Partiamo con l'amore. Qui abbiamo visto una settimana, è vero, molto intensa, di emozioni, anche di scegliere la direzione giusta e anche di scegliere di non lasciarsi trascinare eccessivamente dalle emozioni, ma direzionarle. E per quanto riguarda proprio l'amore coppia single, io ricordo che chi non è interessato può anche ascoltare e valutare per amicizia, famiglia, eccetera. Troviamo Lilla. Ecco, a proposito di emozioni, in questo caso può essere un'emozione inattesa, comunque abbastanza positiva, spesso può essere qualcosa che stiamo aspettando, magari ci consiglia di cogliere alcune situazioni, alcune cose per come arrivano e senza programmi, quindi in totale semplicità. Potrebbe esserci una fase iniziale di una storia, di una nuova avventura, oppure per le coppie magari dei nuovi progetti, delle cose da mettere in moto. Quindi c'è il girasole e c'è l'anemone. Siccome si tratta di cose che
devono essere colte al volo, e magari di circostanze da approfittare subito, immediatamente. Anche se volete organizzare qualcosa, meglio muoversi subito e quindi cogliere quell'opportunità, perché magari poi, tutto potrebbe essere posticipato, potrebbe esserci, qualche difficoltà, qualche impedimento. Ad esempio, se uno sta organizzando di, farsi un weekend, potrebbe perdere quell'occasione per dubbi, per incertezza, per mancata programmazione, soprattutto quando tendiamo a procrastinare, di vabbè aspettiamo, vediamo come vanno le cose, allora è lì che si possono perdere delle circostanze favorevoli. E per i single, oppure come vi dicevo, per chi si trova in una fase iniziale di conoscenza, di non perdere occasioni, soprattutto per quelle persone che hanno sofferto e ancora magari stanno soffrendo per situazioni precedenti, e quindi si può perdere l'occasione di conoscere magari una persona che potrebbe essere invece molto, interessante, oppure perdere occasioni perché magari rimaniamo ferme, rimaniamo sulla nostra posizione, forse non vogliamo aprirci, non vogliamo socializzare, o ci sono delle situazioni adesso intorno a voi che non favoriscono, allora io dico di non perdere occasioni, perché rimaniamo, in queste circostanze, e magari questo potrebbe essere il momento giusto di fare una scelta e portarci in nuove direzioni che magari mi porteranno più soddisfazioni e delle, conoscenze diverse, totalmente diverse da quello che avete in questo momento. E adesso passiamo alla parte più pratica del lavoro e delle finanze. Troviamo la carta della fortuna. Ecco, questa, tendenzialmente è una carta abbastanza positiva, perché, spesso indica un cambiamento rapido, anche qui da cogliere al volo, oppure potrebbe essere finalmente una soluzione ad un problema, oppure qualcosa che si realizza. Non necessariamente questa è una carta negativa, è vero che ci possono essere delle influenze esterne, però può portare anche al realizzare o mettersi in moto, avvicinarsi al proprio desiderio, e magari qui può prendere entrambi le circostanze, quindi da un lato qualcosa di molto molto positivo, dall'altro lato con questa carta un qualcosa che dobbiamo attenzionare, che magari ci porterà alla conclusione di una fase che è stata molto complessa, stressante per voi. Magari pensateci bene cosa avete vissuto fino a questo punto, magari dello stress lavoro, forse qualcosa anche che può riguardare la salute a livello psicofisico, oppure degli investimenti che non sono andati bene, oppure delle spese, qualcosa che riguarda una possibile, vendita, quindi delle circostanze che al momento non sono andate tanto bene, però finalmente c'è l'opportunità o di chiudere o di liberarsi, di lasciare andare, per abbracciare una situazione molto più positiva e favorevole. Infatti qui abbiamo pace, abbiamo armonia, abbiamo anche nuove possibilità, quindi da una conclusione c'è un nuovo inizio, e questo potrebbe essere soprattutto molto interessante per chi vuole fare un passo verso il proprio futuro, fare cambiamenti decisivi, ma e chi è in cerca magari portarsi a un vero e proprio nuovo inizio. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile, il lunare e quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!